Benvenuti amici dei gemelli, inizio un po' diverso dal solito per tagliare un po' le chiacchiere e quindi andiamo subito a vedere per la seconda parte di agosto quali saranno le energie generali per gli amici dei gemelli. Abbiamo la carta del Papa. Quando c'è la carta del Papa si parla normalmente di un momento di spiritualità, una guida spirituale potrebbe essere, potrebbe anche fare riferimento a dei contratti o comunque a dei riconoscimenti che potrebbero arrivare, diciamo, in larga scala. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi, ragazzi. In molti casi potrebbe far riferimento al fatto che voi stessi deciderete di trasformarvi in delle guide o quasi naturalmente vi trasformerete in delle guide, magari per quello che avete studiato, per le attitudini che avete, insomma, i doni. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che per contattarmi c'è solo l'indirizzo email e lo trovate anche qui. Abbiamo un asso di bastoni scusate, un asso di bastoni. Sembrava il contrario perché di solito la punta è in alto, però in realtà la carta è girata in su, è giusta. 2 di bastoni, 9 di spade. Abbiamo un 6 di bastoni, un asso di spade, un 9 di bastoni, manca una carta. Ragazzi, l'asso di bastone all'inizio mi fa ben sperare. C'è anche un asso di spade qui. Ci sono dei nuovi inizi, ci sono dei movimenti. Andiamo a vedere l'ultima carta qual è. Abbiamo una regina di denari. Quindi, come vi dicevo, ci sono degli inizi con questi assi, ok? L'asso di bastoni fa riferimento a un incontro di tipo fisico, magari proprio anche di tipo intimo. Ehm, è un incontro comunque con una persona o è un'azione fatta con una certa intenzione. Di solito quando c'è l'asso di bastoni è proprio un qualche cosa che inizia, una spinta propulsiva in avanti. È interessante perché c'è questa spinta e poi c'è subito il 2 che è ok, aspetta un attimo, vado o non vado? Cosa faccio? Mi butto a pieno in questa situazione oppure resto nella mia zona di comfort? Questo perché? Perché comunque avete già avuto delle esperienze in passato, e qui vediamo un 9 di spade, per cui probabilmente delle preoccupazioni inerenti a certe questioni sono ancora belle vivide e quindi sì, è vero, sento questa forza, questa volontà, queste azioni, questo agire per andare avanti in questa situazione, in questa relazione, ehm, però ecco, qualche cosa qui vi preoccupa parecchio. Devo dire che avendo questo 6 di bastoni può essere, perché è una carta molto collegata con il Papa, io la sento molto, fa riferimento al tipo di approvazione che avete dagli altri, ok? A quanto gli altri riconoscano il vostro valore, i vostri risultati, i vostri obiettivi. E qui c'è nella seconda parte della lettura, quindi diciamo verso la quarta settimana di agosto, un asso di spade. Quindi può essere che qua ci sia un movimento e qui ci sia una sorta di decreto, di verità, di, come vi posso dire, comunicazione che detta le nuove norme, le nuove regole. Vi dirò, quando c'è un asso di spade si parla sempre di tagliare qualche cosa. Queste due carte poi le andiamo a vedere in fondo direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dall'asso di bastoni, vediamo cosa riesco a dirvi di più su questo asso di bastoni. Mm. Sole, cavaliere di denari, cavaliere di bastoni, abbiamo un 5 di coppe, un asso di spade nuovamente e un 10 di bastoni. Quindi qui c'è il 9 e qui c'è il 10 di bastoni, ok? Ok.
Allora, qui ragazzi vedo due carte fortemente di azione, anche il sole è una carta di azione, una carta di movimento, ma per certi versi un po' come se doveste essere prudenti con il cavaliere di pentacoli. Vi dirò, questa indecisione potrebbe essere dovuta al fatto che qua ci sono ben due cavalieri. Potrebbe essere una questione legata a dei figli o... Lo sento poco il gruppo lavorativo, però magari per qualcuno potrebbe risuonare. È un gruppo, questo è sicuro. Però devo anche dire che qui... allora, potrebbe anche fare riferimento a un'amicizia o a dei figli, considerato che abbiamo la carta del sole. Qui, ragazzi, c'è da mettere dei paletti, c'è da restituire al mittente delle responsabilità che non sono vostre, delle colpe anche che non sono vostre, perché qui comunque abbiamo un 5 di pentacoli, un 5 di coppe, che è la carta che proprio parla del sentirsi colpevoli, dell'aver perso un'occasione, del piangere sul latte versato, quindi come se ci fosse qualche cosa che un po' vi ha incupito in questa situazione, quindi qui è ora di prendere in mano le redini della situazione, bisogna decretare, bisogna dire di chi deve fare cosa, quale compito è di chi o di chi è la responsabilità di certe azioni. Quando c'è qualcuno che cerca di farvi sentire in colpa, voi nella vostra testa sostituite sempre la parola colpa con responsabilità, quindi non di chi è la colpa, ma di chi è la responsabilità di questo tipo di comportamento, di questa reazione, di questa scelta. Mm? Allora, andiamo a vedere il 2 di bastoni. Forza, ruota della fortuna e 6 di pentacoli al contrario. È come se vi dicessero che affronterete un periodo appunto di indecisione tra prendere in mano le redini della vostra vita, andare avanti per quello che è la vostra verità e il vostro ordine mentale. Però cosa succede? Che per fare cambi bisogna agire, bisogna metterci impegno, bisogna metterci sforzo, bisogna avere forza sia di volontà, ma anche la forza morale per uscire dalla ruota del karma. Tenete presente che avete la ruota della fortuna comunque, ed è una carta che cambia, cambia a 360 gradi le situazioni, ci sono dei cambi imprevisti. Normalmente sono positivi, quando c'è la ruota della fortuna si parla anche proprio di denaro, di occasioni, di un lavoro magari che arriva. Però fate attenzione perché questa scelta che dovete affrontare potrebbe essere una scelta che non vi rende giustizia. Quando c'è un 6 di pentacoli, al contrario, c'è sempre una sorta di sottovalutazione o di se stessi o del proprio valore. Andiamo a vedere il 9 di spade. 3 di pentacoli. Mago e 5 di bastoni al contrario. Sì, io credo che qui si tratti di capire come, diciamo, alzare la testa, perché quello che riguarda le preoccupazioni sono proprio le collaborazioni, il vostro modo di agire, le discussioni che potrebbero esserci, o magari avete già avuto situazioni simili nel passato con altre persone, o magari anche con già le stesse persone, e avete paura che queste situazioni si ripresentino. Ora, il fatto che ci sia un 6 di pentacoli al contrario mi dice che o è qualcun altro che vi sottovaluta o direttamente siete voi stessi che non avete abbastanza forza di volontà per far valere le vostre verità, diciamo così. Quello che manca è proprio il riconoscimento dall'esterno. Tenete presente che avete anche un mago al contrario, come se non agiste a dovere per creare una collaborazione in equilibrio, cioè quando vedete che c'è qualche cosa in qualsiasi tipo di relazione che non è in equilibrio, che vi mette in secondo piano, che non vi dà il giusto merito, invece di accettare per paura che magari l'altro si arrabbi piuttosto che, non lo so, si arrabbi, dire qual è la vostra verità. Devo vedere il 6 di spade, perché prima di tutto dovete essere voi a riconoscervi. Wow, imperatore. Vi dico, qui potrebbe essere fortemente una questione lavorativa con un capo o un padre, qui vedevamo che c'era la questione dei figli,
È come se non ci fosse un accordo o un'offerta da parte di quest'imperatore. Potrebbe essere un capo, ragazzi, perché anche qui abbiamo il Papa. Quindi è una persona in alto rispetto a voi. O se non avete nessuno, se per esempio siete autonomi, è come se faceste un pochettino di fatica a ufficializzare le cose, a concretizzare le cose. Guardate, per qualcuno può anche essere la scelta se iniziare una collaborazione o no, perché probabilmente avete già avuto delle esperienze in passato, delle collaborazioni passate che non sono andate bene, e nel momento in cui adesso arriva questa possibilità con la ruota della fortuna di iniziare qualcosa di nuovo che potrebbe portarvi verso appunto la situazione di imperatore, sento anche che qui avete paura a fare collaborazioni, a creare accordi, proprio a firmare contratti per qualcuno. Andiamo a vedere l'asso di spade. Regina di spade e sacerdotessa. Ragazzi, qua semplicemente vi dicono di mettere le cose in chiaro. La regina di spade è qui per dirvi di essere determinati, di fare dei piani, di fare dei calcoli, di fare dei prospetti di rientro, piuttosto che come si chiamano? Dei presupposti. Come si chiamano i presupposti? In italiano. Preventivi di spesa. E con la sacerdotessa è un po' come se vi dicessero di guardare nel lungo periodo, ok? Cioè di non valutare le cose solo nel qui e ora, ma di fare i conti un po' più, diciamo, appunto, nel lungo periodo. Mm. Seguite l'intuizione. Quando c'è la carta della sacerdotessa vi dice sempre di seguire l'intuizione. Tenete presente che avete papa e papessa. Quindi può essere un periodo molto spirituale per voi, manca solo il giudizio e poi siamo a posto. Però è proprio un mettere in ordine i propri pensieri, ok? Fare un programma, dei progetti. È come se vi invitassero a scrivere nero su bianco quello che volete, quello che potete realizzare, quello che potete finanziare, quelli che potrebbero essere eventualmente gli imprevisti e come affrontarli. È proprio un piano di lavoro quello che vi chiedono di fare, o un piano di investimento, o un piano di spesa. Andiamo a vedere il 9 di bastoni, perché quando c'è il 9 di bastoni si tratta di un periodo di stanchezza, devo dire, magari qualcuno ha bisogno di ferie, però soprattutto è qualche cosa che ha bisogno di essere difeso, cioè avete bisogno, ecco guardate, due volte il 9 di bastoni. Allora, se c'è qualche cosa che per caso non vi è chiaro, perché sì, è vero, ce l'avete la sacerdotessa, ma magari all'inizio del mese non è ancora chiaro. Qui le carte vi dicono fondamentalmente di prendere tempo, prendervi il tempo di vederci chiaro e di creare la vostra zona di comfort, mi verrebbe da dire. Cioè dovete creare una sorta di limite, di barriera, di staccionata proprio intorno a voi, mm, che sia un posto sicuro dove ritirarvi, senza, cioè, in qualsiasi tipo di relazione anche lavorativa non ci si fonde mai al 100%, bisogna che ognuno dei due mantenga comunque la propria individualità. E qui è un po' quello. Bisogna mettersi i propri limiti. Mettere e ammettere, mi dicono. Cioè, è come se ci fosse qualcuno qui che vuole veramente raggiungere questa posizione di imperatore, ma dovete rendervi conto che prima, a parte che dovete fare un piano, un prospetto di investimento, dovete cercare di guardare nel lungo periodo, c'è questo lavoro in mezzo da fare, ma poi soprattutto la cosa importante è che dovete imparare a mettere i paletti. Prendetevi del tempo, cercate di vedere anche le cose da un altro punto di vista. Qua continuano a parlarmi di imprevisti, ragazzi, quindi è come se doveste pensare a quali potrebbero essere i potenziali imprevisti di questa situazione o di questo cambio che la ruota della fortuna sta per far arrivare, diciamo così, e poi arriverete alla regina di denari, quindi è una regina, non è un imperatore, però intanto è una regina di denari, quindi già inizierete a concretizzare qualche cosa. Tenete presente che avete il Papa, quindi qui se ci fosse, per esempio,
qualche discussione o la paura di qualche discussione con dei familiari per questioni legate ad eredità, per questioni legate a ristrutturazioni o divisioni di case o cose di questo genere, state tranquilli perché con la carta del Papa ci sarà una mediazione. Qui c'è qualcuno che non vuole tanto, diciamo, scendere a compromessi, ok? Ehm, Però prendetevi il tempo per valutare quali potrebbero essere dei compromessi interessanti per voi. Andiamo a vedere la regina di denari. 9 di pentacoli, wow, 9 di pentacoli, ragazzi, se siete senza lavoro, qui potrebbe arrivare un'ideona per, guardate, per farvi intraprendere una nuova attività autonoma. Avete eremita e 9 di pentacoli. Anche il 9 di pentacoli, così come la ruota della fortuna, parla di abbondanza, parla di eredità, di occasioni, di prosperità. Io vi vedo bene. A fine lettura comunque c'è una forte indipendenza, una forte autonomia, c'è introspezione, c'è questa capacità di farcela da soli, c'è questa capacità di riuscire perfettamente a tenere sotto controllo tutto quello che è la gestione della vostra quotidianità, amici dei gemelli. Molto bene, fatemi sapere poi come vi risuona. Adesso andiamo a vedere ancora un oracolo. Carta numero 31. Ok, allora questa carta parla di, diciamo, riavvicinarvi a quello che è la parte naturale. Parla di pozioni incantate, e quindi qui potrebbero essere le tisane, diciamo viste in chiave moderna, ok? Esoterismo moderno. Potrebbero essere le tisane, potrebbe essere degli impacchi, potrebbero essere dei decotti, dell'aromaterapia, magari con i fiori di Bach, ok? Perché è una carta che vi parla di pulizia, di pulirvi attraverso fondamentalmente gli odori e le erbe naturali, ok? Ragazzi, è come se ci fosse qualche cosa che vi lascia con questa ruota della fortuna e anche qui avete un 10 di bastoni, quindi qualcosa lasciate indietro e inizierete ad agire in modo diverso. Mm? Bene, amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete anche lasciare una donazione o abbonarvi e con l'abbonamento avete accesso ai video di crescita personale e spirituale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!